Faccio una piccola introduzione perché voglio invitarvi a scoprire il canale di un maker che tratta il fai da te e soprattutto il giardinaggio. Fa davvero tantissimi esperimenti con le piante che sono sicuro che non vi volete perdere neanche un video. Quindi ti lascio il suo link del canale in descrizione. Quando sono andato a comprare le tavole per creare quel tavolo che avete visto che ho fatto in precedenza, mi era avanzato questa piccola tavola e ho deciso di riutilizzarla creando un tagliere un po' più particolare rispetto al solito, perché utilizzerò un po' di resina e un pochino di verde, poi vedrete alla fine. Allora, siccome era storto, l'ho tagliato e l'ho tagliato un po' dritto. Quello che mi piace di questo tipo di legno è che si vedono tutte quelle venature lì e mi piace tantissimo. Utilizzerò l'avvitatore con queste spazzole per pulire un attimino i bordi e le parti interne del legno. Adesso andrò a levigarlo e parto con la P40, P60 e poi 120. Levigandolo mi sono accorto che era troppo spesso per essere un tagliere, quindi dopo la levigatura sono andato a cercarmi la fresa e così mi sono messo con lo slittino che ho creato ad abbassarla un po' e quindi sono andato a portarla a 3,5 cm. Poi ho creato uno stampo, ho utilizzato un po' di truciolato nobilitato bianco, ho preso le misure e avanzando sempre 8 cm dove andrò a inserire la resina, l'ho siliconato bene sia da una parte che dalla parte esterna che dalla parte interna. Poi, siccome non volevo mettere lo scotch, anche perché questo truciolato nobilitato ti permette di staccare subito la resina, ma per avere una sicurezza in più ho utilizzato uno spray distaccante e l'ho spalmato un po' dappertutto. Sto utilizzando la resina Epoxy 5 della Resin Pro e ho fatto quasi 200 grammi di resina. È una resina che ha un rapporto di impiego di 100/67.
Lascerò un video in descrizione in cui spiego come utilizzare la resina. Agitatela bene per 2 minuti e mezzo, 3 minuti, mischiatela bene perché adesso che fa freddo fa fatica a catalizzare bene. Poi ho inserito la mia bella tavola all'interno, se notate si vede lo spazio che mi avanza, sono praticamente 8 cm di spazio. E con quei 200 grammi di resina ho spalmato sul bordo e ho creato 3 cm, 3 mm di spessore. Questa qua sarà la base primer. Una volta fatto questo, ho aspettato 12 ore e dopodiché ho inserito qualche fetta di limone tagliata il giorno prima, l'ho messa sul calorifero, si è asciugata un po', e un po' di verde, ho messo un pochino di spezie. Se la vostra resina è stata depositata in un ambiente inferiore a 20 gradi, si consiglia di tenerla un po' in acqua calda. Allora, prima di fare la colata ho siliconato i bordi in modo che la resina non mi va a superare dall'altra parte, evitando in questo modo di carteggiare e levigare tanta roba. Poi sto utilizzando la resina della Resin Pro e dai conti che ho fatto dovrei arrivare intorno ai 1,8 litri per quel 8 cm di spazio. Calcolate bene i due componenti, nel mio caso sono 100 x 67. Quella resina qua mi permette di andare a fare le colate alte, quindi qui avevo intorno ai 4 cm. Dopo con la pistola dell'aria calda dovete intervenire per le prime 3-4 ore, intervenite e andate a spaccare le bolle. Dopo circa 3 giorni si può tirare via. È consigliato di aspettare più giorni, fino ai 7 giorni prima che andate a levigarlo, quindi riutilizzo un'altra volta la fresa e vado a pialare tutto in modo che la resina che mi fa spessore la vado a tirare via.
Questa slitta che la vedete qui non la rivedete più perché l'ho rotta e sto cercando di crearmi una più valida. Ora comincerò a levigarla. Parto sempre da P120 fino ad arrivare a una grana di P3000. Quando cominciate con la P400 io comincio a bagnare, quindi poi vedete come vi trovate meglio. Quando abbiamo esaurito tutte le grane possiamo cominciare a dargli il polish. Sto utilizzando questa cera qua, è una cera che è buonissima per il legno, lo nutre e gli dà anche un effetto un po' più acceso, un po' più brillante. Si può trattare tranquillamente anche con qualsiasi olio. Se volete utilizzarlo come tagliere utilizzerete solo la parte in legno e non andate a tagliare sulla parte in resina. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza a riguardo. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un video nuovo verrà caricato sul canale. A presto ragazzi!